Puoi cercare di rendere i tuoi file più amichevoli per gli utenti, creando ad esempio dei pulsanti che chi non ha molta pratica con le macro può usare e avviare il tuo macro. Vediamo come si fa. In questo file ho già aggiunto due macro, la macro A che dà un message box con scritto A e la B che dà la B. Ora, per aggiungere un pulsante e richiamare una di queste due macro, puoi semplicemente cliccare sulla voce del menu sviluppo, inserisci e la prima icona qua corrisponde proprio al pulsante. C'è scritto controllo modulo perché normalmente non solo il pulsante ma anche tutti gli altri controlli che vedi qua possono essere aggiunti a un modulo, cioè a una mascherina di interfaccia con l'utente. Non lo vediamo qui, vediamo semplicemente il pulsante. Se ci clicchi sopra puoi disegnarlo e scegliere la macro che ti interessa, diciamo la A, ok, e puoi anche cambiare il testo che sta all'interno del pulsante. Fatto questo, puoi andare a capo, ben. Fatto questo, il pulsante è operativo, quindi se ci clicchi sopra, e ci cliccheranno anche i tuoi colleghi, verrà fuori questa A. Cosa succede? Se voglio cambiare la macro associata, posso usare il tasto destro e andare in assegna macro e indicare la seconda macro, quella con la B. A quel punto chiaramente va da sé che verrà fuori l'altro messaggio. Se vuoi fare qualcosa di ancora un pochino raffinato, diciamo, puoi anche crearti una barra aggiuntiva qua sopra. Basta andare in File, Opzioni, Personalizzazione barra multifunzione. A quel punto hai la possibilità di creare una nuova scheda che puoi riempire con quello che ti interessa. Puoi anche rinominare la scheda ovviamente e gli darai un nome che ti viene pratico per ricordare e lì dentro potrai aggiungere dei pulsanti, delle macro. Da qui puoi fare scegli macro, ecco, vedi che ti propone già quelle che sono presenti nel file, quindi posso metterla dentro la barra Emanuele A B e dando ok mi ritrovo qua sopra una barra che mi consente di accedere direttamente alle due macro. Questa opzione di usare la barra superiore in realtà ti è molto più pratica se vai a costruire un componente aggiuntivo, cioè un insieme di macro che vengono caricate da Excel al momento dell'avvio. Sono macro che sono utilizzabili in qualsiasi file che tu stai utilizzando sul tuo computer, quindi non segue il file, il componente aggiuntivo non segue il file, però lo puoi mandare ai tuoi colleghi e anche loro lo possono aggiungere a Excel. Però lo vediamo da un'altra parte questa cosa. Per il momento porta a casa il fatto che il tuo pulsante, questo sì, segue il file e i tuoi colleghi potranno utilizzarlo. Ora, è anche vero che queste macro che sono state create in questo file le possiamo utilizzare su altri file. Se abbiamo salvato come Cartel1 XLSB questo file, facendo CTRL F4 lo chiudiamo e ne apriamo uno nuovo con CTRL N, il menu che abbiamo creato in alto comunque funziona, ma c'è un piccolo dettaglio operativo che apre ogni volta il file Cartel1 XLSB, quindi diciamo che non è praticissimo, non è la cosa migliore che si potrebbe fare. La cosa che già avevo anticipato è utilizzare un componente aggiuntivo e lo vediamo in un altro video però. Ottimo, ricorda che quando vai a creare un file Excel che devono usare altre persone è molto pratico per loro non doversi chiedere come avviare le macro, come usare le cose interessanti che hai preparato. Ci vediamo al prossimo video, ciao!